Oggi è il 25 aprile, che in Italia è la festa della liberazione. La liberazione da cosa, vi starete chiedendo? Beh, si parla della liberazione dal regime fascista che ha oppresso l'Italia per più di 20 anni, circa dal 1922 al 1945. E quindi vorrei cogliere l'occasione di questo 25 aprile per raccontarvi la storia di questo capitolo così buio della storia italiana. Ma fatemi fare allora un passo indietro nella storia per raccontarvi un po' le origini dell'Italia e come siamo arrivati al fascismo. Dunque, l'Italia per circa 85 anni dalla sua fondazione non era una repubblica, era una monarchia costituzionale. Per gli ultimi circa 20 anni di questo periodo del Regno d'Italia, l'Italia è stata sotto il dominio, sotto il controllo del regime dittatoriale fascista. Il fascismo è stato un movimento autoritario, nazionalista e autocratico che è nato appunto in Italia. Vediamo innanzitutto come è cominciato il fascismo. Dunque, io non sono uno storico, quindi non voglio dirvi delle inesattezze, perciò mi limiterò a raccontarvi quello che so abbastanza per certo e in modo abbastanza ampio e generale. I cosiddetti fasci italiani di combattimento furono un movimento politico rivoluzionario, ma anche molto violento e populista e nazionalista, fondato da Benito Mussolini nel 1919. E dunque questo gruppo politico raccolse moltissimi consensi, oltre che grazie alla violenza, anche facendo leva sul sentimento di insoddisfazione di tanti italiani che alla fine della Prima Guerra Mondiale sentivano di aver vissuto una vittoria mutilata, quindi di non aver ricevuto, come in quanto Italia, diciamo, in quanto Stato italiano, quello che spettava loro dalla vittoria nella Prima Guerra Mondiale. E quindi i fasci italiani di combattimento utilizzavano questo tema per alimentare il sentimento nazionalista negli italiani. Dopodiché, a partire dai fasci italiani di combattimento, venne fondato un vero e proprio partito politico, il PNF, cioè il Partito Nazionale Fascista, nei primi anni '20. Raggiunsero una quantità enorme di consensi in Italia e nel 1922, in particolare il 28 ottobre 1922, organizzarono la cosiddetta Marcia su Roma, cioè una marcia alla quale parteciparono, pensate, più di 50.000 fascisti e, marciando su Roma, rivendicarono dal re d'Italia il comando politico del paese, minacciando di prenderselo con la forza e con la violenza nel caso in cui il re si fosse rifiutato di concederglielo. Dopo un paio di giorni di manifestazioni, il 30 ottobre, il re Vittorio Emanuele III decise finalmente di cedere e di incaricare Benito Mussolini di formare un nuovo governo. Andiamo allora a vedere da un punto di vista pratico e concreto quali erano le politiche del partito fascista e quali erano le ideologie che promuovevano. I fascisti promuovevano un'esaltazione nazionalista dell'italianità come appartenenza a un popolo superiore, no? E nell'ottica di questa mentalità rientrava la politica dell'autarchia. Il fascismo o vietava o scoraggiava tramite tasse molto molto alte il commercio e qualsiasi tipo di diciamo, attività di affari con l'estero. Da un punto di vista ideologico l'idea era che qualunque prodotto non fosse italiano al 100% non era degno di essere venduto e consumato in Italia. Mentre da un punto di vista più pratico l'obiettivo era quello di rendere l'Italia completamente indipendente dal resto del mondo, da un punto di vista economico e delle risorse. Addirittura era visto di cattivo occhio consumare qualsiasi tipo di prodotto artistico che non fosse italiano, soprattutto la musica e la letteratura. Ovviamente questa politica ebbe poi delle conseguenze disastrose sull'Italia perché l'Italia di per sé
non ha le risorse naturali necessarie per rendersi completamente indipendente dal mercato internazionale. Una politica che sicuramente riguarda in modo più diretto questo canale, essendo un canale dedicato alla lingua italiana, è proprio la politica linguistica del regime fascista. I fascisti cercarono di sostituire tutti quei termini provenienti dall'estero, di origine straniera, quindi tutti i forestierismi, con delle parole italiane, spesso anche delle parole inventate dal partito fascista stesso, che quindi non esistevano in precedenza. Alcuni esempi sono mescita al posto di bar, acquavite al posto di brandy o whisky, al posto di sandwich abbiamo utilizzato tramezzino, al posto di cocktail bevanda arlecchina, e al giorno d'oggi pochi di questi termini sono sopravvissuti, ma alcuni li usiamo ancora, per esempio appunto tramezzino, che al giorno d'oggi si usa per indicare un tipo di panino molto specifico. Tantissimi cognomi stranieri delle regioni di confine, soprattutto con l'Austria e con la Slovenia, quindi cognomi di origine tedesca e slovena, vennero italianizzati. Inoltre il fascismo cercò di combattere anche l'utilizzo dei dialetti in favore dell'italiano standard, anche se non con molto successo. Come ben sappiamo, infatti, tuttora tanti italiani parlano ancora dialetto e sicuramente negli anni appena successivi alla caduta del regime fascista la maggioranza degli italiani ancora parlava dialetto. Poi venne introdotta la politica del partito unico, ovviamente, come in qualsiasi altra dittatura. Quindi il PNF era l'unico partito che fosse ammesso in Italia. E se non eri iscritto al Partito Nazionale Fascista, la vita era molto molto dura, ok? Quindi sicuramente non solo da un punto di vista sociale, ma anche da un punto di vista legale, quindi era molto comune che chi inizialmente si rifiutava di iscriversi al partito fascista venisse perseguito legalmente. In più, se non eri iscritto al Partito Nazionale Fascista, era praticamente impossibile trovare un lavoro. Fin da piccoli tutti i bambini venivano indottrinati con gli ideali fascisti. Tutti i bambini infatti facevano parte di un'organizzazione chiamata Opera Nazionale Balilla e quindi i bambini venivano chiamati Balilla durante il periodo fascista. L'Opera Nazionale Balilla, oltre a questo indottrinamento ideologico, addestrava fin da piccoli i bambini al combattimento militare per insegnare loro a difendere la loro patria italiana fin da piccoli. Una delle parti più tristi del fascismo era la brutale oppressione di qualsiasi tipo di dissenso politico e una delle parti più celebri di questa operazione di oppressione era il cosiddetto confino o confino di polizia. Essenzialmente il confino era l'isolamento in dei possedimenti italiani lontani dall'Italia oppure ai confini dell'Italia, appunto per questo veniva chiamato confino, di chiunque potesse rappresentare una minaccia per il partito fascista e per l'ideologia fascista. Quindi non solo gli oppositori politici, ma tutti coloro che andavano contro gli ideali fascisti nel loro stile di vita, quindi anche le persone omosessuali, le persone transessuali e le prostitute. L'Italia fascista poi aveva delle mire espansionistiche e imperialistiche, come tanti altri paesi nei decenni precedenti. L'Italia ci è arrivata un po' in ritardo assieme al fascismo. E quindi l'Italia fascista ha conquistato tanti altri territori come l'Albania, alcune zone della Dalmazia, della Grecia, la Libia, l'Eritrea, la Somalia e l'Etiopia. Ma diciamo che non è mai riuscita a imporre il proprio dominio allo stesso livello degli altri paesi europei. In ogni caso l'elemento bellico, quindi della guerra e del dominio, era molto importante nell'ideologia fascista e infatti anche da un punto di vista più umano, personale, il fascismo promuoveva l'idea di un uomo
aggressivo, forte e sempre pronto a combattere. Insieme a questo il fascismo promuoveva un'idea di famiglia patriarcale che ribadiva costantemente i ruoli di uomo e di donna come marito e moglie, come padre e madre. Ovviamente poi una delle decisioni più famigerate del partito fascista furono le cosiddette leggi razziali, che arrivarono nel 1938 di conseguenza alle leggi razziali della Germania nazista del 1935, chiaramente come conseguenza del rapporto quasi fraterno, dell'alleanza così forte che c'era tra l'Italia e la Germania. E non c'è bisogno che vi racconti quali sono state le tristissime conseguenze di queste leggi razziali. E dopo questa ampissima panoramica sul partito fascista, vediamo come entrano in gioco i partigiani, visto che sto facendo questo video proprio in occasione del 25 aprile. I partigiani sono dei gruppi di resistenza armata contro l'oppressione del regime fascista che cominciarono ad operare in modo attivo intorno al 1943, quando il partito fascista cominciò a dare dei segni di cedimento per via dei duri colpi subiti durante la Seconda Guerra Mondiale, che nei 2 anni successivi sarebbe poi giunta al termine. I partigiani hanno dovuto per molto tempo operare in segreto e di nascosto ed erano sicuramente anche in svantaggio da un punto di vista degli strumenti, perché operavano con delle armi molto rudimentali e basilari, ma dopo 2 anni di continui conflitti con vittime da entrambe le parti, tantissime vittime da entrambe le parti, anche grazie al supporto delle truppe americane, riuscirono finalmente a rovesciare il regime fascista e a porre le basi per la futura Repubblica Democratica Italiana. Bene, per questo video è tutto. Spero che sia stato un buono spunto di riflessione per voi sull'importanza della democrazia. Vi auguro un buon 25 aprile, soprattutto a tutti gli italiani che stanno guardando questo video. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale. Ciao!